Ciao e benvenuto su Maximize Business. Io sono Maxim e finalmente oggi andiamo a vedere la seconda parte per quanto riguarda l'utilizzo della Binance Smart Chain, ovvero come passare i nostri token, i nostri coin dalla rete Ethereum a quella della Binance Smart Chain. È una domanda fatta innumerevoli volte nella chat privatamente, eccetera. Significa che è un argomento che va comunque affrontato e cercherò di farlo nel modo più semplice possibile. Allora, intanto vi ringrazio per i commenti, insomma, per la partecipazione a questo canale abbastanza giovane e a cui sto dedicando una parte del mio tempo per mostrare quello che faccio per accrescere e aumentare i miei risparmi che ho dal mio lavoro da dipendente e quindi come questo è possibile farlo, ovviamente studiando, appassionandosi, non solo per mera imitazione. È molto importante questo concetto perché spesso, anche io l'ho fatto all'inizio ovviamente, si tende a buttarsi su qualcosa, in questo caso il mondo delle criptovalute, perché si pensa subito a un facile profitto, eccetera. Alto rendimento, alto rischio. Questo significa che il mondo delle criptovalute è molto rischioso, quindi prima di fare dei passi falsi, vorrei appunto aiutare le persone a non fare magari degli errori che ho fatto io in passato, anni fa. Quindi cercando un passo alla volta di capire cosa c'è dietro questo mondo e come si fanno alcune cose, alcune operazioni in modo da poter iniziare con magari piccole parti dei nostri risparmi per prendere sicurezza, per non fare errori, cercando comunque di comprendere che queste piccole parti sono le parti che siamo disposti a perdere nel caso le cose vadano male, nel caso facciamo un errore e perdiamo questi soldi, nel caso che un progetto in cui investiamo fallisca, venga hackerato. Quindi è importante che questa perdita non ci crei disagio, è la regola numero uno del money management. La prima cosa è non perdere soldi, la seconda cosa è ripetere la regola numero uno. Quindi importantissimo. Lo sponsor di oggi è Business Box Italia. Trovi il link nella descrizione per partecipare alla 28 giorni di challenge in cui giorno per 28 giorni puoi imparare tantissime cose riguardo il marketing online, il guadagno online e come tutto quello che serve per guadagnare e iniziare a lavorare online. Quindi ti sfido a questa 28 giorni, trovi tutto giù. Vediamo subito come funziona la Binance Smart Chain dopo la sigla. Detto questo, andiamo a vedere un po' come funziona il Binance Smart Chain. Ho fatto un video qualche tempo fa, eccolo qua, fast tutorial, come connettere MetaMask Wallet a Binance Smart Chain. Quindi abbiamo visto, non ve lo faccio rivedere, come andavamo a installare, cioè a creare all'interno di MetaMask la possibilità di connettersi non solo alla rete Ethereum, network Ethereum, ma anche a quella di Binance Smart Chain. Ok, quindi dopo di questo video che ha avuto, diciamo, per la piccolezza del mio canale, delle visualizzazioni discrete nel tempo in cui è stato fatto, e continuo ad averle, per fortuna mi fa felice, quindi vi chiedo comunque se vi interessano questi video di cliccare di iscrivervi, spaccare il like, fare quello che vi pare, così che mi aiutate un po' a farlo crescere e mi invogliate a fare nuovi video. Fate domande nelle chat se avete altri dubbi come questo. E quindi a seguito di questo video molte persone hanno chiesto sì, ok, va bene MetaMask, ma ora come faccio a inviare i token, i Tether, gli Ether, BNB dal mio wallet normale, quello che conosco, quello che utilizzo adesso, ovviamente all'interno della rete Ethereum, alla Binance Smart Chain.
Si fa così, ci sono due metodi, non sono l'unico che parla di questo su YouTube, però mi fa piacere se qualcuno insomma, guarda i miei video, quindi lo spiego anch'io e spero di essere più chiaro possibile. Allora, ci sono due metodi. Uno è farlo direttamente da dentro Binance, quindi avere Binance è obbligatorio per chi vuole entrare o sta entrando, ha intenzione di entrare, comunque di maneggiare criptovalute, quindi per chi non ce l'ha ancora trova il link sotto in descrizione e può cliccare lì per iscriversi. Questo permette a entrambi di avere uno sconto del 10% su tutte le transazioni che faremo, quindi c'è un vantaggio win-win, che non è poco. Oppure farlo attraverso un bridge, sempre di Binance, che si chiama Binance Smart Chain Bridge, ovviamente, Binance Bridge, è questo qui. E lo troviamo all'interno di PancakeSwap. Che cos'è PancakeSwap? È l'equivalente di Uniswap all'interno della Binance Smart Chain. Non riesco mai a pronunciarla bene. Nato appunto da un fork di Uniswap, quindi se conosciamo Uniswap, questa piattaforma decentralizzata che permette di fare uno swap, quindi un cambio immediato tra un token e un altro all'interno della rete Ethereum, ecco PancakeSwap fa la stessa cosa su Binance Smart Chain, BSC, chiamiamola così. E invece di utilizzare Ethereum per pagare le fee delle transazioni, quindi il gas di Ethereum, utilizza appunto BNB, che è il token di Binance. Quindi è obbligatorio avere per prima cosa dei BNB all'interno del proprio wallet per fare queste operazioni, così come in Uniswap e in altre operazioni nella rete Ethereum, cioè bisogna avere Ethereum. Ok, quindi partiamo dalla prima ipotesi, quindi farò una transazione da Binance. Anzi, facciamo prima il bridge, visto che siamo su PancakeSwap, andando su exchange.pancakeswap.finance ci troviamo su questa schermata. Questa è la home. Ok, e qui abbiamo, vabbè, sulla home ci fa vedere un po' tutte le cosine carine che fanno, lotterie, farm e staking. Andremo su trade, exchange, per ora ci interessa questo, poi liquidity e tutto quello che è possibile fare su PancakeSwap magari lo trattiamo in un altro video, se volete magari scrivetemelo sui commenti e magari ne parlerò sicuramente. Andremo qui, abbiamo swap, liquidity e bridge. Cliccando su bridge si aprirà, ma ce l'avevo già aperta, quindi la metto qui. Si aprirà questa finestra, binance.org/bridge. Ok, cosa possiamo fare qui? Possiamo appunto trasferire i nostri token dalla rete Ethereum oppure la rete Tron, TRX Network, quindi è un cross network bridge, oppure Binance Chain Network, quindi possiamo anche al contrario trasferire indietro dalla Binance Chain Network alla Ethereum Network. Ok, attenzione perché questa è la Binance Chain Network, non la Binance Smart Chain Network, che è la BEP2, mentre Binance Smart Chain Network è indicata con la sigla BEP20. È molto importante non sbagliare a fare queste operazioni qua, se no arrivederci e grazie, ci siamo giocati i nostri soldini. Quindi cosa facciamo? Vogliamo ad esempio trasferire, scegliamo qua, abbiamo una lista o ce li andiamo a cercare, dei BUSD oppure USDT, quindi dei Tether ancorati al dollaro. Una quantità di Tether, facciamo finta 100, dalla nostra rete Ethereum perché ce l'abbiamo all'interno di un nostro wallet, che sia Exodus, che sia Ledger, che sia MetaMask stesso, all'interno della Binance Smart Chain Network.
Quindi selezioneremo il token che vogliamo trasferire, selezioniamo da dove trasferiamo e selezioniamo dove vogliamo mandarlo, quindi BSC 100 Tether, 100 dollari. A questo punto connettiamo il wallet. Cosa dovremo fare? Ritornando al video della volta scorsa, dovremo aver installato su il nostro MetaMask la Binance Smart Chain. Quindi se non l'avete fatto, rivedetevi l'altro video, mettete un like e poi tornate qui. Si torna qui, io l'ho chiamata Smart Chain, però è la Binance Smart Chain, e selezioniamo all'interno del nostro wallet appunto Smart Chain, non rete Ethereum principale, Smart Chain, Binance Smart Chain o comunque il nome che gli avremmo dato. Ok, quindi connettiamo il wallet, perfetto. Lui mi dice quale wallet, MetaMask, quale chain, Binance Smart Chain, connetti, ovviamente lui si apre, mi dice quale dei 3000 wallet che hai qui dentro vuoi connettere, ne ho uno che si chiama DeFi Wallet che utilizzo appunto per le operazioni DeFi. Quindi la seleziono, vado avanti, connetti, ok, si sta connettendo, tac, connesso, apparsa la polpetta, connected. A questo punto possiamo procedere all'operazione, rimettiamo 100. Se non dovessimo avere BNB, c'è questa funzione molto comoda che trasforma in automatico i BNB necessari andandoli a prendere dai tuoi Tether, se stai trasferendo Tether, o qualsiasi altro token tu stia trasferendo. Quindi questo permette di fare l'operazione senza avere per forza dei BNB all'interno del proprio wallet. Quindi confermiamo. Quindi ti chiede quanto i BNB vogliamo swappare di questi 100. Facciamo conto che io li ho dentro questo wallet, seppur pochi. Facciamo next. Allora, qui ci chiede, devi depositare dei token su un indirizzo di Binance che fornirai a Binance Bridge. Come vuoi completare questa transazione? E qua rispondi, voglio mandare i token da Binance, voglio mandare i token da un exchange centralizzato diverso da Binance, per esempio Coinbase, Crypto.com, eccetera, eccetera. Voglio mandare i token da uno smart contract o voglio mandare i token da un mio wallet, per esempio Ledger, Exodus, qualsiasi wallet utilizziate. Facciamo conto che li voglio mandare da un wallet, ok? Quindi cosa farò? A questo punto confermo l'operazione, lui mi fa un riepilogo di tutto, le fee da pagare, confermo, ok? E mi dice deposita i 100 USDT, questo è l'indirizzo, quindi cosa farò? Aprirò il mio wallet, Exodus ad esempio, io uso Exodus come wallet sul mio computer, ma potrei farlo anche ho vari wallet ovviamente, potrei farlo da uno qualsiasi, anche da wallet sullo smartphone. Vado ad incollare questo indirizzo, o se ce l'ho sullo smartphone vado ad inquadrare il QR code e vado ad inviare questi 100 Tether dal mio wallet dove li posseggo a questo indirizzo. Ok, quindi cosa succederà? Fatta questa cosa qua, lui adesso è in attesa, ho un'ora e 50 minuti per completare questa operazione. Fatta questa operazione mi troverò questi Tether all'interno del mio wallet di MetaMask, li troverò qui, che saranno all'interno della smart chain di Binance, ok? Quindi avremo fatto questo cambio. Fatto questo, torneremo su PancakeSwap, sceglieremo come, come token da voler cambiare in un altro USDT 100 e sceglieremo il token che vogliamo swappare, ad esempio Cardano, ok? 100 dollari, 100 USDT, 100 Tether in 80 ADA, ok? Adesso mi dice insufficient balance perché ovviamente non ho
non ho questi Tether realmente. Però facciamo ora l'esempio numero 2, il secondo metodo, adesso lo farò concretamente perché ho una quantità di token BNB su Binance che vorrei trasferire e swappare nel token di cui ho parlato in qualche video fa, anzi nell'ultimo video fatto, che sarebbe Antimatter con il token Matter, che è stato analizzato in questo video, secondo me molto molto interessante, è un progetto nascente veramente molto recente. A fine febbraio tutto quello che stanno realizzando sarà realizzato nel prossimo, inizierà ad uscire appunto nel primo quarter dell'anno e successivamente i progetti si svilupperanno all'interno di questo anno e dell'anno successivo e sarà una sorta di Uniswap della finanza dei future, quindi dei derivati sui future. È un progetto molto interessante perché farà anche da cross bridge su varie blockchain, esatto, quindi la conversione immediata fra varie blockchain, un po' come fa questo bridge però esteso a molte più blockchain. Ok, quindi ha una funzionalità molto molto utile a livello tecnologico, ha alle spalle NGC Ventures, Monday Capital, insomma comunque delle compagnie molto importanti, ha comunque contributors importanti che hanno realizzato altri progetti DeFi e quindi da una mia analisi potrebbe essere una gemma nascente della DeFi, poi tutto può essere, potrebbe anche essere hackerato, potrebbe fallire miseramente, potrebbero, non lo so, ma facciamo le corna, morire, oppure no, non diciamo morire, però magari potrebbero in qualche modo disinteressarsi al progetto, ecco, mettiamola così perché sennò pare brutto, non ho detto niente. E quindi ovviamente come tutti i progetti e come tutti gli investimenti può andare alla grande, magari 100 dollari possono fra un anno essere 10.000, come mi accadde appunto con la AICO di Aave, che all'epoca si chiamava ETH Land. È un progetto incredibile che ha avuto grande successo e quindi ha avuto un grande ritorno a livello economico per tutti quelli che hanno investito all'inizio. Come potrebbe fallire, quindi ovviamente non sono consigli finanziari, lo dico sempre, fate le vostre ricerche, cercate di capire cosa c'è dietro questo progetto, se vi interessa potete in qualche modo investire un pochino, magari quello che appunto siete disposti a perdere, non di più. Quindi cosa andrò a fare adesso? Andrò su Binance, questo è il conto, andrò su preleva, ok, e vado a trasferire dei BNB, che non è bed and breakfast, battuta, sull'indirizzo, quale indirizzo? Andiamo a prenderlo qui, andiamo sul nostro MetaMask, ok? Siamo su MetaMask, siamo sulla smart chain di Binance, non sulla rete Ethereum principale, mi raccomando, non sulla rete Ethereum principale, ma sulla smart chain di Binance, non sulla testnet. La testnet c'era un utente che su YouTube l'altro giorno mi ha chiesto, ma io non riesco a spostare via i token che ho sulla testnet. Testnet è una rete test, non sono token reali quelli. Quindi Binance Smart Chain che avete installato guardando il video precedente che ho fatto, vado a copiare questo indirizzo, ok? Quindi faccio clic su questo indirizzo del mio wallet BNB. Qua abbiamo il simbolo di Ethereum, ma non fateci caso, non farci caso perché per lui questo è come se fosse è BNB da dove lui prende il gas, quindi probabilmente MetaMask magari in futuro aggiornerà questo piccolo, insomma, disattenzione, non so come chiamarla, mancanza di indicare BNB con il logo di Ethereum. Quindi
andrò a copiare questo indirizzo, torno di nuovo su Binance, ok, seleziono BNB, inserisco l'indirizzo, attenzione, un altro consiglio. Io nel mio Binance, e consiglio a tutti per questioni di sicurezza, ho la gestione degli indirizzi, quindi prima di inserire un indirizzo a mano qui, devo registrarlo nella lista bianca, nella whitelist degli indirizzi. Mi arrivano un messaggio email, un messaggio, insomma, tutta una serie di codici di sicurezza per inserire un indirizzo. Questo perché se un giorno dovessero hackerarci, non lo so, l'account e qualcosa, comunque ci sono delle procedure di sicurezza che impediscono, rendono più difficile possibile a chi ci ruba questo account di trasferire appunto il contenuto i soldi che abbiamo su Binance sul suo indirizzo. Quindi ho già registrato tramite questa procedura gestione degli indirizzi l'indirizzo che a me serve, quello che ho copiato poco fa, quindi lo metto qui, è già verificato, e vado a selezionare, attenzione, non Binance Chain BEP2, no, assolutamente no. Vado a selezionare Binance Smart Chain, quindi BSC, BEP20, ok? Quindi siamo sicuri che così i soldi arrivano, i nostri BNB. Ok. Quanto? Mettiamo massimo. Ok, li metto tutti. Sono un 1,10 BNB che al cambio attuale. Intanto qui vediamo il grafico di Matter, Antimatter, che attualmente sta a 0,02 Ethereum. Qui abbiamo praticamente siamo sui 4 dollari più o meno, ok? Con grandi potenzialità di crescita perché ha ancora una bassa capitalizzazione. Quindi andiamo a vedere BNB attualmente a quanto corrisponde, siamo a 266, dai, 266, 280 più o meno dollari. Bene, quindi abbiamo il nostro token da trasferire, nel caso, nell'esempio che sto facendo è BNB. Controllo se su PancakeSwap sono loggato, non è necessario però, così vediamo subito quando arrivano. Quindi stando su PancakeSwap vado a connettere il mio wallet, scelgo il wallet, in questo caso MetaMask, ok. Perfetto, abbiamo il MetaMask connesso, voilà, l'indirizzo finisce con 97 di 9, torno su Binance, controllo tutto, controllo l'indirizzo, finisce con 97 di 9, tutto ok. La BSC è selezionata, la quantità massima è selezionata, posso inviare. Questi sono tutti i codici di sicurezza che vado insomma, a fare, però vi risparmio. Voilà, la richiesta di prelievo è stata inviata. Visualizziamo lo storico. Eccola qui, andiamo su. Adesso passerà qualche minuto prima che sarà disponibile e vedrò qui aumentare questa quantità di BNB a 1,10 ROT. Quindi aspettiamo qualche secondo. Nel frattempo che viene processato ci viene rilasciato la transaction ID. Vediamo le commissioni che sono davvero molto 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 basse, facendo un paragone con quelle di Ethereum, il motivo per cui molte persone si stanno spostando e stanno operando sulla BSC finché Ethereum con la versione numero 2, la versione 2, insomma, si speri che risolvi o che abbassi notevolmente quello che stanno progettando, le fee di transazione, di swap, insomma tutto ciò che riguarda le fee all'interno di uno smart contract. Vediamo quindi se clicchiamo su Transaction ID
si apre il BSC scan e ecco, è già andato a buon fine, quindi dovrei sicuramente trovare sul MetaMask la quantità trasferita. Qui abbiamo tutte le informazioni, i 0,06 centesimi addirittura di dollaro per questa transazione. Ok, quindi vado avanti, vado a controllare adesso su PancakeSwap, apro MetaMask. Eccolo qua, abbiamo in totale 1,1104 BNB. Perfetto, ora andiamo all'ultimo passaggio, quindi andrò a trasformare questi BNB nel token Matter. Ovviamente non sto invitando assolutamente, lo ripeto di nuovo, ad investire su questo token, ce ne sono veramente tantissimi, molti interessanti, sono progetti già in corso, quindi insomma il mio è un po' una scommessa, quindi non consiglio assolutamente di investire in questo token. Comunque ripeto che ho fatto un video in cui ne parlo più nello specifico, se sei interessato ad approfondire lo trovi lì. Come faccio? C'è un piccolo problema. Se vado a cercare Matter non lo trovo perché probabilmente non è ancora stato inserito all'interno della ricerca di token, ma non significa che non c'è. Quindi andando sulla pagina, ad esempio Twitter di Antimatter, abbiamo in evidenza questo tweet che ovviamente fa vedere che è listato già su Uniswap e PancakeSwap e troviamo qui il link per aprire PancakeSwap con già il token inserito. Abbiamo due possibilità: o clicchiamo qui o se no possiamo copiare l'indirizzo del contratto, che è questo qui, ok, 0 per eccetera eccetera, e lo vado a incollare qui, no anzi qui, perfetto, infatti trovo subito Matter, perfetto. Ok, cosa faccio adesso? Prendo BNB, ne prendo soltanto uno, ok? Ne prendo uno perché decido di prenderne uno soltanto e cambiandoli in 66,58 Matter, ok? Faccio swap, eccolo qui, questi sono tutti i dettagli, confermo lo swap, questa è la fee 0,002 BNB, confermo lo swap, si apre MetaMask, mi chiede di confermare, quindi firmare questa transazione, ricontrollo bene tutto, qua abbiamo i dati della transazione, ok, perfetto, confermo, mi chiede di aprire nuovamente BSC scan per controllare la transazione, non è ancora visibile, fra poco lo sarà, eccola qui, è già andata a buon fine, velocissima, 7 secondi, perfetto, ecco il token trasferito, voilà, chiudiamo. Cosa succede? Dovrei vedere il mio token Matter qui, ma non lo trovo, quindi andiamo ad aggiungere il token, ok? Lo cerchiamo, vediamo se c'è, non c'è. Token personalizzato, cosa facciamo? L'ho fatto vedere anche in un video precedente. Vado o sul sito di Antimatter, vediamo se è ancora aperto, dove trovo il contratto, da qualche parte l'ho visto, eccolo qui, ok, dovrei copiarlo da qui, se riesco a copiarlo, non so perché non me lo fa copiare, vabbè, non me lo fa copiare da qui, vado su CoinGecko o CoinGecko, lo cerco, Matter, voilà, antimatter non dark matter, antimateria non materia oscura,
Ok, qui ho direttamente l'iconcina Add to MetaMask. Cliccando qua me lo aggiunge così, a botta sicura su MetaMask, altrimenti lo copio e lo aggiungo a mano. Clicco, facciamo ipotesi 2, vediamo che succede. Di solito funziona, però non me lo sta dando, quindi copio, ritorno qui. Potevo farlo anche da là, comunque è uguale. Aggiungo il token personalizzato, faccio così, Matter, si auto identifica, decimale anche si auto riempie, vado avanti, eccoli qua, voilà, perfetto. Nel mio bel wallet di Binance Smart Chain ora ho 0,1091 BNB e 66,653 Matter ad Maiora, aspettando che questo progetto faccia il suo corso. Non resta molto altro, quindi ricapitolando abbiamo visto tutte le possibilità di passaggio dall'Ethereum Smart Contract alla Smart Chain di Binance, la BSC, con i due metodi, il bridge oppure il metodo direttamente Binance. Ok? Direttamente da Binance. Preferisco quello di Binance sinceramente, però vabbè, poi dipende dai gusti. Provateli tutti e due. Successivamente ho fatto il passaggio dei token BNB perché sono quelli che ho deciso di voler trasferire. Ricordo sempre a tutti che è sempre necessario avere una certa quantità di BNB, anche pochi, anche 0,10 va bene, 0,005, per fare le transazioni, quindi per consumare il gas, per pagare le fee delle transazioni su questa smart chain, qualsiasi token si vada a swappare. Ok? Poi ho cambiato i miei BNB in questo token che ho analizzato in un altro video che si chiama Matter, che è molto interessante. Quindi detto questo, ricordo ancora due cose. Lo sponsor di oggi che è BBE, Businessbox Italia, c'è un link nella descrizione dove trovi un ebook gratuito da scaricare per imparare tutto ciò di cui c'è bisogno sul guadagno online, affiliazioni, digital marketing, online marketing, vendita online, criptovalute, tutto. Quindi leggi prima l'ebook, fatti un'idea e poi sull'ebook trovi alcuni link per approfondire. Trovi anche i link per Binance. Ti ricordo di spaccare il like button se questo video ti è stato utile, di vedere i video precedenti se ti sei perso qualcosa. Settimanalmente di solito aggiungo un nuovo video. Se c'è qualcosa che ti interessa in particolare, magari lo scrivi nei commenti e cercherò di fare il video su questo argomento. Cerco di rispondere comunque ai commenti il più possibile, ma nel tempo che ho disponibile vado a vedermeli, cerco di aiutare le persone tutti voi che mi scrivete con qualche domanda o qualche dubbio nelle procedure che ho illustrato. Ci vediamo sicuramente la prossima settimana con un nuovo video. Grazie a tutti, Dreamers. Ciao.